Ciao, da Heavy Metal Even. Oggi ti raccontiamo la serata dello scorso sabato 6 aprile al Forum di Assago, che ha visto protagoniste 3 vere leggende dell'heavy metal inglese. Era dal 20 gennaio del 2023 che qui, su Heavy Metal Even, non pubblicavamo un report dal vivo. I motivi sono stati molteplici, in parte hanno contato gli impegni dei membri dello staff e in parte ci sono anche motivazioni dovute alla difficoltà di spostamento e di reperire mezzi. Non che abbiamo del tutto disertato la musica dal vivo, anzi, ci siamo limitati però solo a quelli davvero imperdibili. Forse il problema principale è stato più che altro la mancanza di tempo nello stendere i vari report, questo sì. Una mancanza di tempo che sarebbe cronica anche ora se non fosse che il concerto a cui abbiamo assistito una settimana esatta fa è stato ben più che imperdibile. Il 6 aprile infatti ben 2 nostri membri erano al forum di Assago, una vera certezza in fatto di acustica. Chi scrive queste parole anni fa ha assistito nella stessa location una data del tour d'addio degli Slayer e può testimoniare che quel concerto fu memorabile anche per la pulizia dei suoni. Pulizia dei suoni che però ha funzionato anche per del metal ben meno estremo e più tradizionale, quello suonato dai Judas Priest in compagnia di 2 ospiti d'eccezione come Phil Campbell and the Buster Songs e soprattutto i leggendari Saxon. Anche questo ha contribuito a rendere il concerto memorabile, come scoprirai nel nostro racconto. Con 2 leggende dell'heavy metal inglese in scaletta, la band di apertura non poteva che essere proprio i Buster Sons di Phil Campbell. Non che il chitarrista gallese sia uno sconosciuto, anzi, il suo status di chitarrista con la più lunga presenza nella line-up dei Motorhead parla chiaro. Tuttavia, la sua band ci ha un po' spiazzato. Se dalle scalette dei concerti precedenti ci aspettavamo una setlist tutta dedicata alle canzoni della band di Lemmy, i Buster Sons hanno proposto invece per gran parte proprie canzoni, forse anche a causa del poco tempo a disposizione. A giudicare da un solo ascolto non erano neppure troppo male, grazie anche a un suono sorprendentemente pulito e buono per una band d'apertura. Di suo poi il gruppo ci ha messo anche una buona energia. I figli dello stesso Campbell sono tutti ottimi musicisti, come anche il cantante Joel Peters. Seppur di quest'ultimo possiamo dire che non è sembrato adatto nelle poche cover dei Motorhead fatte, un'apprezzatissima Going to Brazil, Born to Raise Hell, con cui ha anche giocato col pubblico, e l'immancabile Ace of Space. Intendiamoci, la sua è un'ottima voce, ma con tecnica e pulizia vocale non troppo in linea col gracchiare del buon vecchio Lemmy. E anche questo, insieme al fatto di non conoscere gran parte della scaletta, ha reso il concerto a 2 facce. Da un lato, pur non essendo eccezionale, la performance è stata divertente, ma dall'altra, i Phil Campbell and the Buster Sons sono di sicuro un gruppo da rivedere in condizioni diverse. Come per il gruppo d'apertura, anche i Saxon non avevano tantissimo tempo per suonare, ma lo hanno di certo usato in maniera più che efficiente. Consapevoli di cosa il pubblico si aspettasse da loro, dall'ultimo album Hell, Fire and Damnation hanno proposto solo 3 canzoni. Per il resto in pratica sono stati solo classici, e che classici! Tra i vari possiamo citare ad esempio Heavy Metal Thunder, che ha messo a dura prova la nostra cervicale, o Princess of the Night e Motorcycle Man, davanti a cui è stato impossibile non rimanere coinvolti. Ma anche canzoni più melodiche come 747, Stranger in the Night and The Band Played On hanno fatto la loro bella figura. Tuttavia forse il momento più alto del concerto, quello in cui davvero si è respirato di più l'anima degli anni '80, è stata Denim and Leather. Alla buona riuscita del tutto ha contribuito un suono che, pur essendo per paradosso un filo più pastoso dei Buster Sons, non ha rovinato la prestazione della band inglese, anzi. L'energia è esplosa al meglio, ma a mettercela è stata la band, con in particolare in graspolvero i 2 chitarristi, lo scafato Dove Scarrat e Brian Tutler dei Demonet, da poco entrato in formazione e che fa quasi strano vedere nei Saxon. Ma la menzione d'onore va a Biff Byford, che all'età di 73 anni non ha perso lo smalto. La sua voce è ancora splendida, sembra quasi non aver perso nulla in giovinezza. Il risultato è stato un concerto breve ma intenso, che ha visto qualche errore da parte del gruppo, ma anche tanta potenza e tanto cuore. Chi ha scritto il report lo ammette, i Saxon non sono mai state tra le sue band preferite nell'heavy metal tradizionale e neppure nella new wave of British heavy metal. Tuttavia, davanti a una prestazione del genere, non si può far altro che inchinarsi. Inutile a dirsi, per noi, i più attesi della serata erano proprio gli headliner Judas Priest. Tuttavia, in chi ha redatto queste parole c'era anche qualche dubbio. Tra l'età che avanza e le importanti defezioni in line-up, ci si chiedeva se il concerto sarebbe stato all'altezza di quello magnifico vissuto al Palace Shark nel 2009. La risposta? Negativa, ma giusto per un pelo.
Il gruppo di Birmingham era davvero in spogliero sabato scorso e lo ha dimostrato con una performance non solo perfetta, senza sbavature, ma emozionante al massimo. Lo è stato in primis Rob Halford, e non solo per il suo carisma, che lo ha portato a dominare pubblico e a regalare momenti di dialogo emotivo, per esempio quello in cui ha ricordato come quest'anno ricorrono i 50 anni del primo album Rock and Roll. Il fatto più incredibile è stata la sua voce, persino più brillante e pulita negli acuti rispetto a 15 anni fa, quasi che il nostro sia una sorta di Benjamin Button della voce. Incredibili i suoi acuti in Painkiller e Victim of Change, peraltro due dei picchi emotivi della serata. Anche il resto della band comunque non ha certo sfigurato, anzi. Il muro del suono era quello giusto, l'energia anche da parte di ogni musicista sul palco, nuovo o vecchio fosse. Mettendoci anche un suono pulito e perfetto, il concerto è stato grandioso anche di suo. Non parliamo poi dei tanti momenti topici che lo hanno costellato, per esempio alcune chicche, Saints in Hell e Turbo Lover, oppure la classica entrata di Rob Halford in motocicletta su Hellbent for Leather. Il meglio è stato però la commovente presenza di Glenn Tipton sul palco nel finale, nella coppia di canzoni Metal Gods Living After Midnight. Nonostante l'evidente stato di salute non ottimale dovuto alla malattia di Parkinson, si è comunque impegnato e il pubblico ha apprezzato. Da aggiungere a tutto questo c'è poi il pregio che, come i Saxon, anche gli Headliner hanno scelto in maniera saggia la scaletta. Nonostante siano in pieno tour dell'ultimo album Invincible Shield, i cui brani peraltro ci hanno colpiti in positivo, gran parte del live si è orientato sui classici dei Priest, più amati dai fan. Il che, da un certo punto di vista, può essere come l'unico difetto del concerto. Per tanti pezzi iconici suonati ce n'erano altrettanti, se non di più, che mancavano in setlist. In fondo però è anche normale, quando hai una discografia così piena di canzoni meravigliose come quelle degli inglesi, dovresti suonare minimo 4 ore o 5, invece delle 2 scarse effettive di assago. E poi, in ogni caso, di sicuro non ci si può lamentare di quanto scelto da Judas Priest, che sabato scorso hanno dimostrato per l'ennesima volta perché loro sono gli unici e inevitabili Metal Gods. In poche parole, un concerto bomba, quasi perfetto, in una serata che ha dato tanto a tutti gli amanti del buon vecchio heavy metal tradizionale presenti in sala. Il live report, come anche la nostra settimana, finiscono qui. Se ti è piaciuto puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che pubblichiamo qui ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!